La storia dell'umanità è piena di grandi sfide che hanno non solo sancito un vincitore, ma determinato e segnato intere epoche. Nelle attività sportive, agonistiche, spesso i numeri uno si sono confrontati e hanno lottato tra loro, a volte per una semplice concomitanza degli eventi, a volte dando vita a una vera e propria battaglia personale. Da Coppi contro Bartali alla finale di pallavolo di Monaco del 72, dal The Rumble in the Jungle del 74 tra Muhammad Ali e Foreman, alle più moderne, chi è più forte, tra Messi e Cristiano Ronaldo, o Conor McGregor contro Khabib Nurmagomedov. Sfide, confronti, a volte personali, che hanno incendiato gli animi, appassionato e diviso, creato fazioni. Nella storia dell'alpinismo, soprattutto himalayano, quella che diventò una sfida a tutti gli effetti non restò solo tale, ma lasciò un segno indelebile nella storia dell'alpinismo stesso. Reinhold Messner contro Jerzy Kukuczka, la sfida che infiammò gli anni '80, quelli dell'alpinismo himalayano, ancora in parte di esplorazione ma già divenuto di ripetizione. Il palcoscenico più alto del mondo, Himalaya e Karakorum, dove sorgono le 14 montagne più alte del pianeta. Se nell'ultimo periodo questa diventò una sfida o una rincorsa al primato a tutti gli effetti, c'è da sottolineare, e crediamo sia corretto farlo subito, che tra questi due giganti non corse mai cattivo sangue, anzi fu una sfida basata su un reciproco rispetto. Qual era il trofeo in palio? Il primato nel diventare la prima persona al mondo a raggiungere la vetta di tutti e 14 gli 8000. Alpinismo di ripetizione abbiamo detto, perché Messner, come alcuni credono, non fu il primo uomo a posare il piede per primo su tutti e 14 gli 8000, ma appunto il primo essere vivente a raggiungerli. Una sfida che accese i riflettori nel finale, quando l'alpinista di Bressanone sentì il fiato sul collo di Jurek, l'alpinista venuto dall'est, che in un tempo molto breve collezionò un numero incredibile di vette raggiunte e si avvicinò pericolosamente ai numeri di Messner. Ma vanno fatte delle doverose precisazioni a riguardo, e con l'occasione ci teniamo a sottolineare che da questo video non vogliamo determinare un vincitore, che tecnicamente peraltro esiste, ma voi siete liberi di esprimere le vostre lecite preferenze a riguardo. Noi abbiamo sempre sostenuto che nell'alpinismo tutto questo risulterebbe, rispetto ad altre competizioni, troppo riduttivo. Due alpinisti differenti per concezione, origini, visioni, ma anche provenienza, stato sociale, capacità di creare intorno all'alpinismo. Due giganti uguali e differenti, due numeri uno che scrissero a modo loro pagine memorabili. Se è vero che Reinhold Messner fu il primo, è anche vero che impiegò 16 anni dal primo all'ultimo 8000. Se è vero che Kukuczka ne impiegò solo 9, è anche vero che Messner in quei 16 anni ampliò gli orizzonti e non si concentrò solamente sul raggiungimento sistematico di tutti e 14 gli over 8000. Everest solo senza ossigeno, dove era già salito in precedenza con Peter Abler. Nanga Parbat in solitaria, dove era già salito anni prima nella gloriosa quanto tragica prima ascensione dalla parete Rupal, e primo 8000 appunto di Messner, imprese seppur condite dalla tragedia come la morte di Gunther, che abbiamo raccontato nel nostro canale con 2 video dedicati, li trovate in descrizione. Messner avrebbe potuto chiudere prima il cerchio, o quantomeno tentare, cerchio che si chiuse nel 1986 con il raggiungimento dell'Lhotse. Alle ore 14 del 16 ottobre sono sulla sommità dell'Lhotse, primo all'arrivo di una strana gara che mi ha visto per 16 anni sulle montagne più alte del mondo. Mentre Kukuczka completò la corona himalayana nel 1987, un anno dopo. Messner accelerò a quel punto i tempi e collezionò le ultime vette rimaste per garantirsi il primato.
lasciando da parte il suo alpinismo basato sull'io che lo aveva portato comunque già a scrivere la storia. To wielki bal. To Reinhold Messner świętuje zamknięcie listy 14 zdobytych przez siebie ośmiotysięczników. W rywalizacji o zdobycie całego kompletu gorączkowo finiszował, żeby nie zostać wyprzedzonym przez Jurka, który mu od 2 lat deptał po piętach. Tyrolczyk zdążył i na zawsze będzie już pierwszym. Due alpinisti uguali e differenti, uguali perché ebbero un unico comune denominatore, dimostrare al mondo che ciò che veniva ritenuto impossibile era invece possibile, spingendo l'essere umano attraverso se stessi verso sfide sempre più audaci, andando persino contro dei dogmi allora intoccabili. Che tutto quello che la gente chiama o definisce impossibile, spesso rimane impossibile perché nessuno ha il coraggio di tentare, di vedere se veramente è impossibile. Differenti perché il percorso fu differente. Messner, quando Kukuczka era alle prime armi sui monti Tatra, metteva già in discussione i gradi nell'arrampicata. Kukuczka bruciò le tappe e si gettò come un bulldozer nelle fiamme gelide dell'Himalaya. Differenti anche per estrazione sociale, possibilità economiche o capacità di crearle. Un'Europa occidentale più aperta socialmente e pronta a creare occasioni commerciali per l'alpinismo. Un'Europa dell'Est più chiusa e meno avanzata, meno pronta alla figura dell'alpinista professionista, con tutto ciò che ne consegue. Messner può uscire avvantaggiato da questo quadro generale degli eventi, ma fu anche bravo a sfruttare quelle possibilità. Kukuczka e soci inventarono e fecero salti mortali per reperire e organizzare tutto il necessario per le spedizioni himalayane. Sicuramente due numeri uno, o se vogliamo prendere spunto dallo sport più popolare, anche se l'alpinismo sport non lo è propriamente, un numero 9 e un numero 10 da sempre, entrambi però necessari in una squadra di calcio. Ecco che se vogliamo al gioco dei ruoli delle maglie, Kukuczka risulta facile individuarlo come il numero 9, la punta centrale, l'attaccante di sfondamento, colui che ha un solo obiettivo, buttare la palla in rete, potenti, concreti, spesso non sempre, tecnicamente poco raffinati. Christian Bobovieri, Batistuta, Müller o Nordahl, per citarne alcuni, il bomber, insomma. Messner è il numero 10, capace di segnare ma anche di servire l'assist decisivo, colui che ha una visione di gioco più ampia. Genio e sregolatezza quindi, Baggio, Zola, Platini, Zidane, tecnica e fantasia. Prime senza ossigeno e prima senza ossigeno in solitaria sull'Everest e Nanga Parbat per Messner, il re delle imprese visionarie. 4 invernali nella collezione di 14.000, di cui 3 prime assolute per Kukuczka, il re delle condizioni più dure. Uguali e differenti, spaziando tra la forza e l'audacia, il coraggio e la determinazione. Un fattore però li ha accomunati e resi uguali: la considerazione al minimo, allo stretto necessario riguardo i margini di sicurezza. Entrambi hanno danzato sul filo, quel filo sottile del rischio calcolato, ma non troppo, osando e rischiando. La caduta nel crepaccio sull'Everest del 1980, da solo per Messner, la via polacca sul K2 con Pietrowski al limite dell'umana ragionevolezza, 2 imprese epiche ma anche vicine, vicinissime al pagamento elevato della propria vita in cambio. Alpinismo significa per me, almeno specialmente, essere padrone del rischio, significa la disciplina del rischio. Innovazioni nell'arrampicata libera prima e nell'alpinismo di alta quota poi per Messner, caparbietà e prime invernali assolute per Kukuczka. 2 figure differenti ma complementari, un numero 9 e un numero 10, necessari a vincere e a scrivere pagine memorabili, a cambiare per sempre una certa visione alpinistica. Ma in tutto questo vanno considerati anche altri fattori, come saper fare azienda o diventare a modo suo punta di diamante non solo alpinistica ma anche esempio di riscossa sociale. Z Messnerem to było coś, czym pasjonowaliśmy się. Byliśmy krajem biedniejszym, możliwości były dużo mniejsze. Messner już wtedy za sobą miał całą machinę
i finansową, i firm, które go wspierały, i mediów, które były tym zainteresowane. On był rzeczywiście pełną gębą celebrytą, a Jurek Kukuczka był takim skromnym Polakiem, który zaciął się i powiedział: ja też to zrobię i zobaczycie, że może zrobię to nawet szybciej. Eppure, a differenza di altre grandi storiche sfide, l'attrito non fu mai esasperato ed entrambi non fecero il gioco di una certa comunicazione che invece avrebbe voluto vedere entrambi salire sul ring e magari portare anche dei colpi bassi. Emblematici e storici furono l'incontro cordiale tra i due in un bar a Namche Bazaar, stile Al Pacino contro De Niro in It La Sfida, o il telegramma che Kukuczka, una volta saputo del primato raggiunto, inviò a Messner per congratularsi. Kukuczka traktował rywalizację z Messnerem cholernie poważnie i bardzo chciał być tym pierwszym, który zaliczy koronę Himalajów. Nigdy nie byliśmy przeciwnikami, nigdy nie ścigaliśmy się, bo na pewno nie był to wyścig. Emblematica, netta, senza troppi giri di parole, in pieno stile Reinhold Messner, fu la risposta. Ja mu wysłałem telegram króciutki po jego wejściu na ostatni 14-8-tysięcznik. Gratuluję wielkiego szlema. A, on był tam. On też bardzo krótki. No właśnie, jaka brzmiała treść tego telegramu? Treść brzmiała: nie jesteś drugi, jesteś wielki. Due fautori dello stile alpino, con all'attivo nuove vie, prime assolute, prime solitarie, prima assoluta sul Manaslu nel 1972 dal versante inviolato sud-ovest, o primo concatenamento dei due Gasherbrum per Messner, per citarne alcune, due invernali in 3 settimane da Laugiri e Choyu nel 1985, prima invernale con Vialiki sul Kanchenjunga per Jurek, tra le altre. Messner, una volta raggiunta la corona dei 14-8000, continuò ad andare avanti. Nel 2000 tentò di aprire una nuova via sul Nanga Parbat con Eisendel e poi si dedicò all'alpinismo orizzontale, esplorando nuovi orizzonti come la traversata nel deserto dei Gobi, dai ghiacci millenari alle sabbie aride. Chissà se Kukuczka sarebbe andato avanti, chissà cosa avrebbe cercato ancora, è la domanda che resterà per sempre senza risposta. Reinhold Messner tentò 2 volte e per ben 2 volte tornò indietro. Kukuczka, forse spinto da un'eccessiva pressione mediatica per pareggiare i conti con l'avversario e poter dire: qui il numero 1 sono io, tentò anche lui quella che veniva considerato il grande problema irrisolto dell'Himalaya. Cadde lì, su quel problema che restò tale, peraltro dopo aver raggiunto una quota in parete sorprendente. Lotz, ultimo 8000 per raggiungere il primato di Messner. Lotz, ultimo 8000 ad aver visto in vita Jerzy Kukuczka. Ale jeszcze jedziesz następny raz. A co będę w domu siedział? Ja mówię, będziesz siedział, golonki jadł chrzanem i pieścił dzieci i celinę. No to jeszcze tylko raz pojadę. A volte il destino, come per una cabala misteriosa, riserva strane coincidenze, coincidenze a cui non si crede, ma che invece, seppur senza una vera ragione logica, andrebbero ascoltate. Trudną górę jak Lotse na południową ścianę. A dlaczego kończyć, skoro tak dobrze idzie?